Ragazzi, sono Mocio e bentornati all'edizione speciale di Halloween di Snack Bang. Halloween, festa tipicamente americana, ragazzi, ma noi oggi, per la nostra ricetta spaventosa, andremo ad utilizzare uno snack che possiamo definire italiano. Sto parlando dei terrificanti Fonzies Zombie Edition. Ragazzi, oggi andremo ad eseguire una ricetta pericolosissima, vi prego non imitatemi a casa. Ebbene, mi cimenterò nello zombie burger. Non un hamburger capace di risuscitare i morti, ragazzi, ma un hamburger che se ancora non siete senza vita, ci penserà lui a mettervi sottoterra. Lo zombie burger con i Fonzies. Come in ogni snack bang, prima di andare col procedimento, ragazzi, vediamo gli ingredienti. Naturalmente i nostri spaventosi Fonzies Zombie Edition al gusto pomodoro e chili. Dalla carne trita ho scelto un mix di suino e bovino. Della zucca, tipicamente di Halloween. Del cheddar, colorato arancione ancora per dare un tocco un po' più spaventoso al nostro zombie burger. Del fantastico e meraviglioso bacon, che tra poco andremo a rendere naturalmente crispy. Un po' di aromi, ragazzi, per rendere il tutto un po' più magico, quindi del rosmarino, della salvia e 2 spicchi d'aglio. Un meraviglioso, sofficissimo, profumatissimo bun homemade. Lo voglio carezzare tutta la sera, guarda così. Bello di papà. Un bicchierino di whisky che ci servirà per sfumare la zucca. Del sale e ultime ma non ultime, ragazzi, delle spezie magiche che ormai conoscete bene. Cajun. Partiamo, ragazzi, dal nostro bene amato bacon. Ne stiamo utilizzando circa 2 confezioni. Una confezione va subito in forno, ragazzi, per renderlo subito crispy più che potete. Ho detto crispy. In forno subito 180 gradi per 15 minuti e lo andiamo a rendere super croccante. L'altra invece in metà, ragazzi, ci armiamo dei nostri strumenti preferiti, spaventosi, incredibilmente. Non fatevi ingannare l'apparenza, ragazzi, questo è un pesce altamente letale. Partiamo quindi con il nostro bel bacon a striscioline e andiamo a farlo a pezzettini. In questo modo, mamma che bello, questa sensazione assolutamente animalesca nel toccare il bacon. Diciamo che così mi basta. Sovrapponiamo le strisce e andiamo ad eseguire dei tagli netti e chirurgici. In questo modo. Con tutta la sicurezza, ragazzi, del caso, andate pure a tagliare il vostro bacon con estrema precisione. Siete cascati, eh? Una volta che abbiamo finito di tagliuzzare per bene il nostro bacon, ragazzi, ci procuriamo una pentola meravigliosa. La mettiamo sul nostro, bentornato alla nostra centralina termica, che regala sempre grandi emozioni, devo dire. A questo punto prendiamo il nostro bacon e andiamo a metterlo in padella per farlo rosolare in questa maniera. Una cascata di bacon. Andiamo poi ad aggiungere, per dare un po' di sapore, i nostri 2 spicchi d'aglio. Eccoli qua. Coltello, schiacciatina così. Andiamo solo a rompergli un po' la camicia, vedete? E via in padella. Plof. Stesso con le nostre magnifiche spezie, ragazzi, che ci serviranno per aromatizzare questo fondo con cui poi andremo a soffriggere la nostra zucca. Quindi aromi on. Wow. Uno degli strumenti magici più antichi, ragazzi, che la nostra civiltà conosce, il cucchiaio di legno. Adatto a qualsiasi cosa per spaccare. Adatto a rompere le nocche, ma anche a mischiare il nostro bacon, che nel frattempo sta urlando. Dobbiamo sentire quello che dovremmo chiamare suono dell'amore. Il suono dell'amore, ma in questo caso, essendo Halloween, potremmo chiamarlo il suono del terrore.
Ragazzi, sentite? Lo senti? Lo senti? Lo senti? Lo senti, amico? Meraviglioso! Non c'è bisogno di aggiungere altro grasso perché stiamo già utilizzando il grasso più nobile, quello del maiale, per andare a cuocere la nostra zucca, che naturalmente abbiamo già preventivamente tagliato a pezzettini. Eccola qua. Mi raccomando, i pezzettini più o meno uguali, così si cuoceranno nello stesso tempo. Quando sentite il nostro suono del terrore, è il momento meraviglioso di andare a versare la zucca. E voilà, meraviglia delle meraviglie. A questo punto, ragazzi, fuoco alla massima potenza e andiamo a far caramellizzare la nostra zucca meravigliosa, che quindi poi ci donerà tutto il suo sapore, tutto il suo zucchero, quando andremo a sfumarla con il nostro whisky. Di dare una salatina, che la nostra zucca vada a perdere un po' di liquidi, non eccessiva perché il bacon è molto salato, ma è anche il momento delle nostre spezie Cajun. Una bella dose, mamma che profumo. Una mischiatina, guardala qui, guardala qui, guardala qui. Vedete che si sta caramellizzando per bene il tutto. Ci siamo, ragazzi, al momento del nostro whisky. Questo è un whisky invecchiato in botti di porto, quindi ci darà un po' di dolcezza aggiunta, nonostante di dolcezza ad Halloween ce ne sia ben poca. Ragazzi, che suono dall'amore! Possiamo anche togliere l'aglio. Coperchio, lasciamo andare la nostra zucca per circa un quarto d'ora, 20 minuti, a una media potenza. Bentornati, ragazzi, a Snack Bag. Allora, abbiamo messo a cuocere la nostra zucca, adesso è il momento di andare a formare il nostro patty. Ho deciso di rendere il tutto ancora un po' più scary, apportando una piccola aggiunta. Non sarà un semplice patty, non sarà un semplice hamburger, ma si tratterà di un super Juicy Lucy. Ebbene sì, un patty ripieno di formaggio, e con formaggio intendo una forma intera di formaggio, tipo brie. Meraviglioso! Partiamo però dalla nostra carne e andiamo, prima di insaporirla con un po' di sale, in questa maniera, le nostre spaventose spezie Cajun. Alla Kazam la nostra carne diventa super saporita. La scelta, ragazzi, di metterci il suino in realtà è data dal fatto che con la zucca, secondo me, il maiale ci sta molto bene, quindi ho preferito fare un patty misto. Andiamo quindi ad amalgamare le due carni in questo modo. Voilà. Dopodiché andiamo a trasferirle sul nostro pesce mortale. Voilà. Quello che dobbiamo andare a fare è questo, ragazzi. Pressiamo in questa maniera e andiamo a creare un super patty gigante. Eccolo qua, ragazzi, il nostro super patty è pronto. A questo punto andiamo a prendere il nostro formaggio e lo adagiamo nel centro, in questo modo. Facciamo un po' di pressione, ragazzi, non spaventatevi, così come fosse una copertina, in questo modo andiamo a ricoprirlo di carne. Voilà. Lo prendiamo in mano e gli diamo la forma da noi desiderata, in questa maniera. Il nostro super patty ripieno di formaggio, ragazzi, a questo punto ha bisogno di riposare, per cui gli diamo una bottarella in frigo, direi, per stabilizzarsi, almeno un quarto d'ora, nel frattempo che si finisce di cuocere la nostra zucca. Ragazzi, la nostra zucca, trascorso quindi questi quarto d'ora, 20 minuti, è magicamente pronta. Possiamo andare a togliere il nostro rametto di rosmarino e, armati di una bellissima forchetta, possiamo andare a schiacciare la nostra zucca per creare una sorta di purea. A questo punto, ragazzi, la nostra zucca è pronta, la nostra crema di zucca, la nostra purea, eccola qua. Andiamo a prenderla e la mettiamo in una ciotolina che metteremo da parte. Suono dell'amore, ragazzi.
Siamo finalmente ragazzi giunti al momento che tutti aspettavate, ovvero l'utilizzo dei nostri Fonzies Zombie Edition. Cosa voglio fare con questi Fonzies? Voglio andare ad impanare il nostro hamburger per poi friggerlo e metterlo nel nostro meraviglioso bun con la nostra crema alla zucca. Fonzies ragazzi, che dovete sapere sono uno snack di origine tedesca in realtà, ma pensato per il mercato italiano. Dal 1979 infatti ci fanno leccare le dita se no godiamo solo a metà. Spiritosoni! Come al solito cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a versarli in una ciotola, in questa maniera andiamo a frantumarli. Forse molti di voi se lo saranno chiesti ragazzi, ebbene il nome Fonzies deriva proprio da lui ragazzi, da Arthur Fonzarelli, il protagonista di Happy Days. Era assolutamente un mito in quegli anni, per cui hanno pensato bene di dargli il nome Fonzies perché chi li mangiasse sembrasse un figo. Se non lecchi godi solo a metà, lecchiamo anche questa carne. Buoni. Ragazzi, siamo giunti al momento più entusiasmante di Halloween, ancora più che il dolcetto scherzetto fatto dai bambini alla porta di casa, ma siamo appunto giunti al momento dell'impanatura del nostro mega patty nei nostri Fonzies Zombie. Quindi ragazzi, il nostro patty che abbiamo fatto riposare un pochino in frigorifero per renderlo un po' più compatto, lo tuffiamo nei nostri Fonzies in questa maniera, senza uovo ragazzi, senza nient'altro, perché non vogliamo creare una panatura troppo spessa esternamente, ma vogliamo andare un po' ad aromatizzare la nostra carne in questa maniera meravigliosa. Ma va che bella roba. Mi raccomando ragazzi, fatelo bene anche sui bordi, pressate un pochino in questo modo, in modo che la nostra panatura appunto aderisca perfettamente. Dotati di questo strumento ragazzi assolutamente bellicoso, appena il nostro olio è in temperatura andiamo ad immergere il nostro burger. Non vedo l'ora che i nostri fantastici Fonzi inoltre qui fuori rendano bello crispy il nostro burger. Wow! Odio ripetermi, ma suona dell'amore. Ma movimento di spatola qua, Il nostro patty fritto e impanato con i nostri Fonzies Zombie Edition è pronto ragazzi. Dobbiamo farlo riposare un attimo, nel frattempo prepariamo il nostro bun. Ragazzi, adesso è il momento del nostro bun, dobbiamo andare con una magia a renderlo croccante e un po' più sofficioso. Quindi l'abbiamo già tagliato a metà, alla Kazam Magica Bula con della maionese, una dose non troppo generosa, ovviamente per me. Voilà. E andiamo a spalmarla su tutte e due i lati, in questa maniera. Mentre spalmo la maionese, ragazzi, mi raccomando, vi invito a lasciare un bel like a questo video, condividere con tutti i vostri amici, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e seguirmi su Instagram, sono MocioHF. Wow. A questo punto, in una padella che abbiamo già messo sul fuoco, mi raccomando a temperatura non troppo alta, prendiamo il nostro panino e andiamo a fare questa cosa. Occhio al suono. Magico! In questo modo ragazzi la maionese ci aiuterà ad ottenere una maillard, ovvero quella crosticina sbruciaccatina assolutamente fantastica. Li lasciamo per circa 30-40 secondi, dopodiché andremo a girarli e nel contempo metteremo il cheddar che inizierà quindi a sciogliersi. Non staremo dimenticando una cosa? Non staremo dimenticando una cosa, amico mio? Te ne sei dimenticato? Ma abbiamo recuperato naturalmente il nostro bacon che avevamo messo in forno all'inizio. Ci tengo a farvi vedere quanto è diventato crispy. Guarda. Lo vedi che si è creata la nostra bella crosticina magnifica? A questo punto ragazzi, quindi prendiamo il nostro cheddar, una doppia fetta. Voilà. Meraviglia. Il cheddar sta iniziando a sciogliersi, a diventare morbidoso. Siamo pronti per andare ad assemblare il nostro zombie burger. Momento dell'assemblaggio del nostro zombie burger. Guarda come muovo le mani, sono velocissimo. Allora ragazzi, prendiamo il nostro magnifico patty, lo adagiamo in questa maniera. 3 fettine di bacon, stella del nord, oserei definirla. La nostra crema di zucca meravigliosa aromatizzata al whisky, bacon e spezie Cajun.
Una dose abbondante, che è molto molto buona e darà quella nota assolutamente dolce. A chiudere il tutto, ragazzi, ketchup, che simulerà un po' il sangue, un po' per dare quello spirito di Halloween, in questa maniera. Ragazzi, questo era lo Zombie Burger, l'hamburger più terrificante che YouTube abbia mai visto. Un patty impanato nelle nostre Zombie Edition Fonzies, al gusto pomodoro e chili. Il nostro patty impanato con i Fonzies Zombie Edition, ripieno di formaggio che poi è stato fritto, messo nel nostro bun artigianale con cheddar, crema alla zucca e ketchup. Ci ho abbinato una salsa al jalapeno piccantina per rendere il tutto ancora un po' più scary. E una delle mie bevande preferite, una bevanda messicana per festeggiare los Días de los Muertos, un jarritos al gusto mandarino. Andiamo all'assaggio. Ragazzi, è il momento della verità. La scelta della doppia carne, ragazzi, è super vincente, perché il maiale dà quel gusto un po' più grasso che è veramente stupendo. È stata paura con la crema alla zucca e poi il formaggio che avvolge tutto, è incredibile. È stupendo perché quando passa il dolce della zucca del formaggio arriva il piccantino delle spezie che ricoprono l'hamburger e le spezie Cajun che ci sono nella zucca, che lasciano un pizzico sulla lingua assolutamente incredibile. Dà paura questo zombie burger. Ragazzi, il Jarritos è una delle mie bevande preferite perché questa soda con dei gusti stupendi, questa al mandarino, sa proprio di autunno, d'inverno, veramente spettacolare, si accompagna benissimo perché dà un po' di acidità, soprattutto questo dolce, ci sta da paura. Ragazzi, questa era la special edition di Halloween di Snack Bang, dove vi ho portato questo zombie burger assolutamente incredibile. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram, sono MochHF. Ci vediamo al prossimo episodio sempre con Snack Bang.